In edilizia esistono due tipologie di ristrutturazione, la cosiddetta leggera e pesante. È una categoria di intervento molto ampia e che appunto è diversificata in queste due modalità. Da cosa? Dalla burocrazia e da tutto quel groviglio della matassa di norme molto odiata dai tecnici professionisti italiani e che ora esaminiamo brevemente per dare un chiarimento di questa tipologia. Accendiamo le slide e vediamo qui il testo unico per l'edilizia, il DPR 380-2001. DPR 380 ci dice una categoria, una definizione ben precisa. Sappiate che le regioni comunque lo zampino in queste cose ce lo possano mettere, quindi un'occhiatina anche alla normativa regionale occorre darla. Bene, cosa sono interventi di ristrutturazione edilizia? Tanto per cominciare, sono interventi che trasformano l'organismo edilizio in tutto o in parte, portandolo a uno diverso da quello precedente, mediante un insieme sistematico di opere. Ecco, qui c'è questo insieme di opere che appunto comporta la trasformazione. Questo è il primo presupposto. Secondo presupposto, qual è il limite superiore che ricomprende la ristrutturazione edilizia? Lo evidenziamo ed è questo. Vale a dire, nell'ambito della ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella precedente, quindi quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni per l'adeguamento antisismico, certamente. Infine poi ci sono le tipologie anche di ripristino degli immobili crollati, ma in questa sede li saltiamo. Fanno eccezione gli immobili che sono vincolati sia ai fini paesaggistici sia ai fini di vincoli storici, archeologici e chi più ne ha più ne metta. Questo è un po' l'inquadramento generale. Se passiamo invece all'allegato del cosiddetto decreto SCIA 2, abbiamo a questo punto lo spartiacque fra la ristrutturazione edilizia leggera e quella pesante. La prima sostanziale differenza è che si considera la ristrutturazione edilizia pesante quella prevista dall'articolo 10 del testo unico, mentre la ristrutturazione leggera è quella che non rientra in quella pesante, quindi in via residuale va considerata quella leggera. Quella leggera è soggetta a SCIA, cioè segnalazione certificata di inizio attività. Quella pesante invece è soggetta a permesso di costruire o in alternativa, gioco di parole, la SCIA alternativa al permesso di costruire. Quindi in questo caso il professionista insieme al committente sceglierà qual è la strada più opportuna, se chiedere il permesso e ottenere il permesso dal comune oppure presentare la SCIA alternativa. Tra l'altro negli altri video pubblicati in questo canale YouTube ne ho già parlato ampiamente anche di questi titoli, di queste pratiche edilizie. Chiaramente consiglio di vederli se ancora non l'hai visti. Allora, la differenza sostanziale e che la separa dalla ristrutturazione edilizia leggera la troviamo nella ristrutturazione pesante, quindi tutto ciò che non è ristrutturazione edilizia pesante rientra e scende nello scalino della ristrutturazione leggera. Quindi si intendono gli interventi di ristrutturazione cosiddetta pesante, gli interventi che portano un organismo edilizio in tutto o in parte del precedente, ve lo voglio evidenziare qui, e quindi doppia condizione, che comportino modifiche della volumetria degli edifici o dei prospetti, quindi oppure se siete nei centri storici, nelle zone A, che comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. Ora qui dice così, nel testo unico non c'è la specificazione della categoria urbanisticamente rilevante, quindi questa è una prima trappola da stare molto attenti, c'è da vedere fra le due. Ora questo forma parte integrante del decreto, quindi vale quanto il decreto e pertanto è da ritenere che comunque questa formula sia valida. Bene, allora, molto importante fra gli elementi costitutivi di questa ipotesi della pesante è che ci sia l'aumento del volume complessivo, che ci siano le modifiche del prospetto e il cambio d'uso, come abbiamo detto prima. In questo caso ristrutturazione edilizia più queste condizioni che abbiamo evidenziato uguale ristrutturazione edilizia pesante uguale permesso di costruire, proprio a cascata, ok? Nel momento in cui non si rientra in questa casistica, allora si scende uno scalino e si va nella ristrutturazione cosiddetta semplice o leggera ed è soggetta a SCIA. Bene,
Si tratta quindi di una ristrutturazione, chiamiamola light rispetto a quella pesante, e non deve superare quindi certi limiti che sono evidenziati qui e ve li evidenzio da questa parte. Ok? Partiamo dall'inizio, dall'alto. Non deve presentare caratteri di ristrutturazione ricostruttiva, cioè non deve prevedere la completa demolizione dell'edificio preesistente, punto numero 1, e che, quindi doppia condizione, non presenti i caratteri della ristrutturazione pesante, e l'abbiamo detto poco fa. Andiamo avanti. Non deve aumentare il volume complessivo, non modifica la sagoma di edifici vincolati, non modifichi i prospetti e che in centro storico non comporti cambio d'uso. Quindi si capisce bene che c'è questo importante spartiacque fra la ristrutturazione cosiddetta pesante e la cosiddetta leggera. Quindi, un po' per riassumere, abbiamo due tipologie di ristrutturazione edilizia, pesante e leggera. La leggera è quella che non rientra nella categoria pesante, quindi ci sono queste distinzioni da fare. Quando scattano certe condizioni, allora scatta la ristrutturazione pesante molto spesso. Oppure, nei casi di ristrutturazione cosiddetta leggera, si può operare nel modo che abbiamo letto poco fa tutti insieme. Con questo video è tutto, se vi è piaciuto potete cliccare sul pollicione, potete cliccare sulla campanellina così potrete iscrivervi anche a questo canale e commentare questo video e tutti gli altri. Potete anche condividerlo sui vari social, su tutti i vari blog o siti dove potete scrivere anche lì commenti o altri contenuti. Vi ringrazio anticipatamente, un saluto da Carlo Pagliai e ci vediamo al prossimo video.